Ciao a tutti, io sono Jean Samuel e nel video di oggi vi svelerò quanto mi è costato camperizzare la mia Panda 4x4, analizzando ogni singolo articolo che ho acquistato. Partiamo subito dalla struttura. L'ho realizzata utilizzando 15 tavole di pino lamellare lunghe 1 metro, larghe 50 cm e spesse 18 mm, e altre 6 tavole di pino lamellare lunghe 1 metro, larghe 30 cm e anch'esse spesse 18 mm. Possono sembrare tante, ma vi assicuro che ho utilizzato ogni centimetro di legno disponibile. Il costo totale del legno che ho utilizzato, quindi per fare la struttura, i cassetti e quant'altro, è stato di 192 euro. Per quale motivo ho scelto il pino lamellare invece del compensato? Perché principalmente era in offerta al Brico dove l'ho comprato, e in secondo piano perché secondo me è più robusto del compensato, anche se è più pesante. Però io ormai l'ho fatto così, mi trovo bene e sono felice della mia scelta. La seconda spesa a cui ho dovuto far fronte riguarda le guide che permettono il movimento dei cassetti. Ho voluto acquistare un prodotto di qualità. Queste guide resistono a un peso di 95 kg. Per i due cassetti inferiori sono lunghe 1 metro e per i due superiori 80 cm. Il costo totale delle due guide lunghe 1 metro è stato di 104 euro e per le altre due guide da 80 cm di 94 euro. È terminata così la parte strutturale della camperizzazione. Parliamo adesso di ciò che sta all'interno. Comincio dal frigorifero. È a compressore della marca Alpicool. Ha un volume disponibile di 25 litri e la sua temperatura interna può essere impostata da un massimo di 20 gradi a un minimo di meno 20 gradi, quindi può fare sia da frigorifero che da congelatore. E per il mio fabbisogno è più che sufficiente e sono molto soddisfatto. Mi è costato 275 euro, non male come rapporto qualità-prezzo, devo dire. Passiamo adesso al cassetto che riguarda la cucina, aprendo le danze con i fornelli. Ho optato per il doppio fuoco della Brunner perché permette di cucinare con 2 pentole sul fuoco, cosa tutt'altro che banale, e perché in questo modello è compresa una piastra, utilissima per cucinare carne, verdure e tante altre cose. Funzionano grazie alle ricariche cilindriche da 220 grammi, quelle classiche della Camping Gas per intenderci, che vengono inserite ai lati dei due fornelli. Il costo di questo fornello a 2 fuochi dotato di piastre è stato di 130 euro. Il lavandino è il prossimo della lista. Tra i tanti presenti sul mercato ho scelto questo soffietto perché occupa poco spazio da chiuso, è pratico e insieme erano comprese le forbici multitasking comode. Totale per questa combo micidiale 25 euro. Per dare adesso uno scopo al lavandino, giustamente scende in campo il rubinetto. Dotato di una pompa al suo interno, è così autosufficiente nel prelevare l'acqua e farla fuoriuscire nel lavandino. Si ricarica tramite cavetto con connettore Type-C, come un normale smartphone, e l'ho pagato solo 14 euro. Per rifornire di acqua il rubinetto ho acquistato una tanica da 10 litri e un tubo per alimenti lungo 2,5 metri. Insieme mi sono costati 7 euro. Proseguiamo lungo il nostro cassetto della cucina arrivando al portaposate. È un normale termoformato in plastica che si trova comunemente nei cassetti delle posate di qualsiasi cucina, e quindi una cosa abbastanza semplice, ed è costato appena 5 euro. Ora il porta sacchetti della spazzatura. È davvero comodo quanto semplice. Aiuta a tenere la cucina ordinata e non c'è il rischio che l'immondizia venga portata via dal vento. L'ho pagato 10 euro. Proseguendo nel lato frontale della cucina troviamo il portarotolo per lo Scottex, per la classica carta da cucina. E può sembrare una cosa superflua in una situazione come questa outdoor, ma ciò che è utile in casa vi assicuro che quando si cucina è utile ovunque si cucini. È messo in una posizione strategica e dà una mano a pulire mani, cucina e qualsiasi altra cosa si voglia pulire. Anch'esso mi è costato 10 euro. Ora vi parlo di un oggetto acquistato ben 2 volte, che svolge 2 compiti differenti, ma entrambe molto importanti. Il primo l'ho fissato sopra al lavandino, l'ho forato per farci passare il tubo e sostiene il rubinetto dell'acqua.
Il secondo però svolge un'operazione ben più audace, ovvero cogliere una birra fredda che andrò gradualmente a sorseggiare nel momento in cui cucino. Il costo per entrambi i portabicchieri è stato di 21 euro. In questo momento all'interno del mio mobiletto della camperizzazione non manca nulla, per cui posso chiudere i 4 cassetti e per farlo ho bisogno di 4 chiavistelli per evitare che durante la marcia i cassetti si aprano e vadano a sbattere contro il baule e non va bene. Sono davvero molto resistenti e tutti e 4 mi sono costati 20 euro. Mi dirigo adesso verso il cuore pulsante della macchina, ovvero l'impianto elettrico, partendo dal pannello fotovoltaico che ho installato sul tetto della maggiolina. È flessibile e ha una capacità di assorbimento di 100 watt. Mi è costato 113 euro. Il secondo componente elettrico che ho dovuto acquistare è il regolatore di carica. È abbastanza economico, non sicuramente dei migliori, però per il momento mi va bene così e il suo lavoro lo fa abbastanza egregiamente. L'ho pagato appena 19 euro. Ovviamente dopo aver acquistato pannello solare e regolatore di carica è giunta l'ora dei cavi che collegano le due cose insieme. Nella descrizione c'è scritto che sono professionali e devo dire che sono abbastanza convincenti. Li ho pagati 22 euro. Il quarto componente elettrico che ho dovuto acquistare è la batteria. È una normalissima batteria per auto da 100 A, quindi non è una AGM a scarica lenta né tantomeno una batteria al litio. Per ora a me va bene questa e forse in futuro la cambierò. In ogni caso questa qui mi è costata 120 euro. Quinto ed ultimo componente dell'impianto elettrico, l'inverter. È da 350 watt e per far funzionare il frigorifero è più che sufficiente. Non l'ho dovuto acquistare perché era il vecchio inverter del camper di mio padre. Per questo motivo l'ho pagato 0 euro. La doccia solare. È un oggetto che penso sia fondamentale per chi ha intenzione di fare del campeggio libero e non ha un bagno. Da chiusa occupa poco spazio e da aperta ha una capacità di 11 litri. La pompetta a pedale mette in pressione il serbatoio e grazie al doccino con il tubo lungo 2 metri è comodissimo lavarsi e farsi la doccia. Il costo per questa doccia è di 37 euro. Vado adesso ad elencare gli ultimi 3 acquisti a cui ho dovuto far fronte. Il primo riguarda il portapacchi fatto su misura dal fabbro. È stato realizzato saldando degli scatolati in acciaio 3 cm x 5, è molto resistente e sostiene in modo omogeneo la maggiolina. Mi è costato 180 euro. Il penultimo articolo che ho dovuto acquistare è il tendalino. Per chi non avesse ancora visto come è fatto il mio tendalino, vi lascio il link del video qua in descrizione dove spiego come è stato realizzato, perché non è un comune tendalino ma è il telo di un proiettore casalingo per vedere i film. L'ho pagato 60 euro. L'ultimo acquisto a cui ho dovuto far fronte riguarda la mia tenda da tetto, ovvero la maggiolina. L'ho acquistata a agosto del 2018, quando i prezzi erano ancora normali, diciamo così, e di seconda mano, ha una ventina d'anni e l'ho pagata appena 600 euro. Bene, posso dichiarare così conclusa la mia lista degli acquisti per camperizzare la mia Panda. Per chi fosse curioso di vedere la camperizzazione spiegata nel dettaglio, montata, finita, tutto a posto, vi lascio qua il link del video che ho realizzato a riguardo. Dichiaro così chiusa la mia lista degli acquisti e tirando le somme, il costo complessivo sommando i prezzi e arrotondandoli per eccesso all'unità è di 1998 euro. Questo è ciò che ho speso per camperizzare la mia Panda, comprendendo tutto quanto. Tutto ciò che ho speso è ciò che vi ho detto nel video e la somma totale è 1998 euro. Chiudiamola così, 2000 euro contando anche qualche vite, 2000 euro e ho camperizzato la mia Panda. Questa è la mia base di partenza. Da qui adesso io andrò a modificare l'allestimento per migliorarlo e renderlo ancora più comodo e confortevole. Il video di oggi finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate e soprattutto iscrivetevi per non perdervi i prossimi video in cui farò vedere come svilupperò la camperizzazione per rendere ancora più comoda, confortevole e funzionale per le mie esigenze ovviamente. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!